Mi chiamo Elena Giuseppina Cassisi, vengo da Mazzarrone. Ho studiato scienze politiche e antropologia del cibo e ho fatto un giro lunghissimo per ritornare a casa, praticamente. I miei studi hanno sicuramente influenzato chi sono, perché credo nelle filiere corte, credo nel cibo biologico, nel cibo sano, nelle varietà antiche e questo chiaramente è stato frutto di una formazione, di una presa di coscienza che ho fatto all'estero, ma in effetti erano tutti dei processi che succedevano appunto come ho detto prima a casa mia. Ciao a tutti, siamo Peppe e Ciccio, siamo due fratelli, 40 anni e 44 anni, nasciamo e viviamo a Caltagirone, anche se Francesco ha fatto una parentesi milanese che poi vi racconterà. Abbiamo sempre avuto di famiglia, grazie al nostro padre, questo mulino, acquistato negli anni 80, viviamo e proveniamo da una famiglia di agricoltori, quindi quello che è appunto la componente agricola è sempre fatto parte di noi. Io sono agronomo, mentre mio fratello è ingegnere. Vi presento Francesco. Ciao a tutti, io come detto da mio fratello sono ingegnere che dopo 20 anni di vita vissuta a Milano fondamentalmente, tra l'università e i primi lavori fatti lì, a un certo punto nel 2016 ho deciso di cambiare un attimo vita, anche ripensando un po' tutto quello che volevo fare e che avevo già fatto. La voglia di ritornare in Sicilia era alta, la voglia di riprendere a fare cose che con mio fratello, con mio padre, riprendere in mano assieme a loro l'azienda di famiglia, cercare di portare qualcosa di nuovo e portarla, diciamo, spingerla verso non il futuro ma verso cose che ci piacciono a noi, quindi verso le novità, ma verso le cose fatte per bene, fatte con calma e fatte con attenzione. Quindi nel 2017 sono rientrato, ho raggiunto la mia famiglia qui e dopo 6 anni ormai abbondanti che sono tornato, diciamo, non rinnego niente di questa scelta, di questo cambiamento. Sono felice di essere qui e di contribuire a quello che stiamo facendo. No, sono al centro della mia vita, nel senso più totalitario della parola, in un luogo che ho odiato fino almeno a 22 anni, poi è stato strumentale e poi l'ho capito. L'ho odiato perché mio padre mi faceva dormire in quella stanza di questo caseggiato dove le colombe dormivano sulla mia testa e io e mio fratello scappavamo, non c'erano i cellulari, scappavamo, andavamo alla stazione, prendevamo il treno, quando arrivavamo a Catania chiamavamo mia madre, quindi mia madre ce le dava a Catania, poi la sera quando mio padre tornava ce le dava pure, perché eravamo scappati. Questo posto, mio padre è il sesto fratello, l'unico che è andato via da Cerami. Mio padre di Cerami, mia madre, quindi Nebrodensis, mia madre di Bronta. Conosciuti a una fiera di bestiame, pensa. Si conobbero le loro famiglie, o meglio, si conobbero loro a una fiera di bestiame. Ciao, io sono Nicolò Piccolo, ho 38 anni, sono di Caltagirone, in particolare del Bosco di Santo Pietro. Sono nato e cresciuto qui nella riserva. Sono padre di un figlio di 6 anni, sono laureato in ingegneria ambientale e sono un agrotecnico forestale e gestisco la mia azienda che si chiama BioGold dal 2006, sono già 18 anni e in più insegno anche ai detenuti per passione, perché mi piace insegnare qualcosa a chi vuole rifarsi una vita nel futuro. E niente. Sono Michele Russo, siciliano, agricoltore, permacultore, mi prendo cura di un pezzetto di terra poco distante dal bosco. Produco uva da tavola biologica, ho avviato una transizione biologica e anche di diversificazione nell'azienda perché dall'uva ci stiamo anche cimentando nella produzione di pesche non tardive ma primizie, quindi che arrivano intorno a luglio. Produco anche olio d'oliva in un oliveto secolare e pratico tante piccole attività attorno a quelle che sono, diciamo, il mio core business
che mi permettono di sperimentare e soprattutto di sperimentare la biodiversità e quindi di imparare cose diverse, cose che vanno oltre l'uva da tavola. Cosa facciamo? Tante cose. Facciamo gli agricoltori, facciamo i trasformatori, facciamo i negozianti, i cutiari, anzi. Abbiamo appunto un'azienda agricola, in azienda agricola coltiviamo grani autoctoni siciliani, i cosiddetti grani antichi. Da ormai 8 anni coltiviamo canapa industriale a uso alimentare, tutti prodotti primari che poi trasformiamo in azienda sempre noi. Appunto abbiamo il mulino Crisafulli, col quale moliamo i grani sia autoctoni che grani convenzionali, e con il quale facciamo appunto la lavorazione del seme di canapa. Seme di canapa con il quale produciamo olio di seme di canapa, produciamo farina, produciamo la pasta e produciamo una birra di canapa appunto siciliana. Con l'olio di seme di canapa abbiamo vinto negli ultimi 6 anni 4 edizioni del concorso nazionale come miglior olio di canapa italiano e per 2 anni siamo classificati secondi. Oltre a fare questo io faccio il genitore, il marito, e cerchiamo di contribuire per quanto possibile appunto allo sviluppo del nostro territorio. Oggi faccio l'allevatore, in primis dei miei figli e poi di tutti gli esseri che vivono insieme a me. Allevare è crescere, un sinonimo, si può usare come sinonimo di crescita, ed è una cosa quotidiana. Indubbiamente la più grande soddisfazione è che i miei figli condividano oggi, quando io da bambino non volevo stare in campagna se non per giocare a calcio con mio fratello, ma loro condividono con me tutto, gioie e dolori, anche perché è il luogo dove sicuramente capisci la vita e la morte. La cosa più importante che vi voglio trasferire a loro è la consapevolezza. Produco piante officinali, miele, ortofrutta in generale. La mia prossima sfida per il 2025 è produrre vino attraverso dei vigneti, diciamo, autoctoni del territorio siciliano, cercare di imbottigliarli e di farli degustare attraverso delle esperienze a dei turisti, di farli dormire nei miei appartamenti. Ok. Lavoro come agricoltore, principalmente sul fico d'India e su quello che ruota intorno al fico d'India, anche lavorando su processi di successione e come questa pianta può curare i suoli e l'ambiente. Lavoro per un consorzio di produttori con l'obiettivo di ridurre la distanza tra produzione e consumo e passeggio molto. Cosa mi lega a questo luogo? Beh, sicuramente la mia famiglia, un po' era iscritto nel mio DNA. Ho una foto di quando ero piccola in mezzo a quest'uva con mio padre, occhiali anni 80, anni 90 e mia mamma che sembra Rachel di Friends e quindi dico sicuramente c'è un legame familiare che è forse il più scontato ma è anche il più potente, dall'altro un amore anche per il territorio e per le sfide che tanti giovani come me affrontano oggigiorno, quindi anche un senso di responsabilità. Questo penso mette tante cose. È il primo ricordo di lavoro estivo da ragazzino, avevo 8-9 anni, mio padre aveva appena preso con la cooperativa il mulino. Mi ricordo quell'estate volevo andare, 9 anni, quindi figuriamoci, volevo andare a lavoricchiare in estate, si viene al mulino. E da lì sono entrato per la prima volta al mulino, dove vabbè, non facevo niente, saltavo sui sacchi, andavo in giro col camion, mi pesavo, diciamo, facevo sporcizie e creavo disturbo agli operai che lavoravano lì, però da allora, diciamo, sono entrato lì la prima volta agli 8 anni avevo, e il fascino di questo mulino è sempre quello. Sì, grosso modo, se si ricordi, io ero un po' più piccolino, ricordo che giocavamo in mezzo ai sacchi con i carrelli e quindi bucavamo i sacchi strappandoli e c'era dietro l'operaio con un nastro adesivo che cercava di ripararli. Però
però chiaramente è sempre stato un luogo ricco di fascino e ricco di storia, si respira proprio nell'aria la storia. Quello che ci lega è sicuramente la volontà di non abbandonarlo, di non farlo perdere. È un luogo sicuramente magico, ma con tante complicazioni e tante, diciamo, difficoltà. Quindi quello che oggi ci lega a questo posto è la volontà di farlo continuare a vivere e farlo rivivere, nel senso che ci sono tante idee e tanti progetti per poterlo mantenere Molino, ma far sviluppare altre progettualità e altre idee. Quindi oggi questo è il posto dove vivo, perché non vivo più a Catania, ormai vivo qui da qualche anno, ed è il luogo dove ho i miei desideri, il centro del mio sogno, e coltivo la mia terra. Quindi siamo partiti dall'odio, adesso è solo amore, e voglio stare per sempre qui. Quello che probabilmente contraddistingue un po' me da altri è il fatto di voler viverlo e di volerlo far vedere agli altri, di avere la passione di condividere con gli altri. Se ricordate prima quando parlavo dell'invidia positiva che ho provato e che mi ha spinto a tornare a casa, alla stessa maniera per me questo posto può essere un esempio di una vita che anche altri possono condividere come stile di vita, no? Perché qui in una fattoria in realtà, avendo della buona acqua, avendo della buona terra, si può fare qualsiasi cosa. Una parte fondamentale legata a quello che dicevamo prima, alla retro, non è innovazione ma è soltanto tradizione. Parlavamo prima di altri luoghi che non sono più tradizionali, come le colture intensive. Questo è un posto dove ci sono annate peggiori, ci sono annate migliori. Questa è stata certamente una delle annate peggiori in assoluto, in cui i tempi si allungano, perché io faccio carne, produco carne per lo più. Mi piacerebbe fare anche formaggio e latte, ma significa altro lavoro. Anche altre attrezzature, Altro lavoro, ci vorrebbero persone, perché Altre bocche da sfamare. farlo si può fare anche in maniera pseudo tradizionale, ci vuole solo il lavoro, non ci vogliono attrezzature, mungitrici, anche perché ormai ho capito che per esempio la mungitrice, le vacche preferiscono delle mani dolci a una mungitrice omologata che fa sempre tum 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 tum, che succhia con l'aria e basta. Noi abbiamo un esempio qua sotto che è Agata, la vacca, che è felicissima di darci il latte, ma noi capiamo, e ne ha 4, le vacche hanno 4 mammelle, 2 per la famiglia tecnicamente e 2 per il vitello, le gli bastano. E quando parliamo di qualità, io sono certo che il latte che mi dà Agata, che è felice, che vado a mungerla perché sa che le do il regalino, è il miglior latte che possa esistere sulla faccia della terra. Solo per questo. Questo posto mi legano le mie origini, la libertà di stare lontano da certi schemi, vivere e mangiare i miei prodotti, essere libero anche in alcuni casi da sottostare, da lavorare da altre parti. Io oggi, se lavoro da altre parti, lo sto facendo per arrotondare il reddito, perché non si riesce più a vivere da solo la campagna. Infatti, un'altra domanda. Infatti sto cercando di cambiare struttura aziendale proprio per diversificare il prodotto e aumentare il reddito attraverso altre potenzialità, perché oggi dall'apicoltura, attraverso i cambiamenti climatici, non si riesce a vivere più. Da circa 15 anni sono tornato qui a Caltagirone, quando ho deciso di iniziare questa nuova vita da agricoltore. Mi lega a questo luogo la famiglia, le esperienze, la mia infanzia e tutta la sfera emotiva legata a suoni, odori, profumi, luci, colori. E poi la Sicilia è il posto più bello del mondo, per cui la domanda ha già una risposta.
Allora, le temperature, mi viene da pensare subito ai parassiti. La prima che mi viene in mente è la cicarina africana, è un insetto secondario che sta diventando primario, arriva qui intorno al 15 luglio e nel biologico è molto complicato gestirla perché non abbiamo appunto dei prodotti diretti. Quello che causa è appunto il rinsecchimento delle foglie perché succhia la linfa. Poi cos'altro? L'acqua, la gestione dell'acqua è assolutamente importante. Nel nostro settore ci difendiamo un po' meglio perché nei frutteti abbiamo da anni pratichiamo pratiche estrattive come quella dei pozzi o di accumulo come quella dei laghetti. Però è chiaro che se un'altra stagione autunnale non porterà le piogge, significherà che non possiamo riempire i nostri laghetti. Quindi possiamo un po', diciamo, arginare, tamponare per un anno e mezzo, ma anche noi poi soffriremo delle stesse terribili situazioni che i nostri colleghi stanno vivendo nella cerealicoltura, per esempio. Come arginiamo la situazione? Abbiamo impiantato un peschetto su curve di livello con l'intenzione appunto di infiltrare l'acqua in maniera più efficace, conservare il suolo e soprattutto abbiamo scelto una coltura come il pesco che ci permette di praticare meno lavorazioni al terreno e quindi ancora una volta prevenire erosione del suolo e perdita di energia, vale a dire acqua. Allora, i cambiamenti climatici sicuramente stanno causando tanti problemi al territorio, non solo il territorio al nostro intorno, ma un po' tutto il sud Italia in particolare. Diciamo che la crisi climatica, che può essere sia eccesso di siccità ma anche eccesso di piogge, negli ultimi 2 o 3 anni ha causato, per quanto riguarda il comparto cerealicolo, che è quello di cui oggi diciamo ci preme parlare, ma comunque tutto il comparto agricolo ha causato non pochi problemi. Se pensiamo che ad esempio negli ultimi 2 anni, l'anno scorso per eccesso di piovosità avvenuta nei mesi di maggio e giugno, abbiamo avuto una produzione sì ricca a livello di quantità ma bassissima a livello di qualità. Problema opposto abbiamo avuto quest'anno, ovvero dopo le piogge dell'anno scorso, quindi di giugno 2023, non abbiamo più avuto piogge degne di nota, perché chiaramente le pioggerelline di ottobre non si possono annoverare tra piogge importanti, quindi da giugno 2023 a oggi non ha più piovuto. Questo ha causato chiaramente gravi danni, una grave siccità, con perdite di produzione nel comparto agricolo, cerealicolo, di media del 70%, cioè vuol dire che se l'anno scorso producevamo 100, quest'anno abbiamo prodotto 30 come quantità di grano di qualità, per carità, ma comunque molto poco. Se questo potrebbe far pensare a un aumento dei prezzi di vendita, come di solito dice l'offerta è poca, il prezzo aumenta, in realtà non è così, perché chiaramente in Italia, in Sud Italia abbiamo avuto una bassa produzione di granella, ma nel resto del mondo, vedi Canada, vedi Australia, vedi altre nazioni, la produzione è stata buona e di conseguenza il prezzo lo decidono loro e non lo decidiamo noi. Quindi doppia mazzata per l'agricoltore, che da un lato ha perso produzione, dall'altro non riesce a recuperarla con il prezzo di vendita. Quindi chiaramente i cambiamenti climatici, naturali o non che siano, stanno causando grosse difficoltà al comparto agricolo, ma non solo, a tutto un po' l'andamento poi l'agricoltura petroclimatico. Diciamo, la si ritrova in tutto il resto, perché se partiamo dall'agricoltura poi diciamo fortunatamente ancora viviamo in una società che si basa comunque l'alimentazione sulla parte agricola e quindi a quello bisogna stare attenti quando chiedi cosa bisognerebbe fare, cosa si può fare. Noi il nostro, tra virgolette, lo stiamo facendo, anche puntare sui grani antichi, sulla canapa, sono 2 comunque coltivazioni che hanno una ridotta necessità di acqua, se vogliamo, certo un minimo ci deve essere, altrimenti non raccogliamo niente. Però questo non basta e quindi secondo me bisogna aggiungere il mantenimento del territorio, cosa che da quando memoria non abbiamo mai fatto, diciamo, stiamo continuando a cementificare, ad abbattere, a deforestare, invece di pensare a una forestazione, a mantenimento dei microclimi e tutto. L'obiettivo principale è abbattere
cementificare, fare pannelli fotovoltaici in campi agricoli, questa è una cosa secondo me gravissima, che poi va a influire non solo, cioè, anche quando si parla di, appunto, di siccità, anche quello bisogna considerare, perché il microclima è fatto da tante piccole somme di tanti piccoli interventi. Il nostro territorio ormai è devastato, non so quanti di voi siano siciliani, però diciamo io da quando ho memoria, da quando siamo piccoli, che si parla di questo e si parla di cosa dover fare, ma gli incendi estivi ci sono, diciamo, la cementificazione selvaggia c'è, e poi si parla di CO2, anche il cemento produce CO2, quindi ora in questi ultimi anni la spinta verso le rinnovabili, per carità vanno benissimo le rinnovabili, ma quando mi vedo campi di ettari di coltivazione che diventano campi, parchi fotovoltaici, inizio a storcere un po' il naso e dire ma perché stiamo procedendo su questa linea sulla quale non siamo completamente d'accordo. Si potrebbe fare di più, e quindi secondo me mantenimento del territorio, ma soprattutto, diciamo, rigenerazione del territorio, cosa che manca. L'agricoltore in questo dovrebbe essere una figura di primo piano per mantenere il proprio territorio, quindi bisognerebbe invogliare l'agricoltore a mantenere i propri campi, la propria struttura, e non invogliarlo a vendere e andarsi a fare la pensione, se vogliamo. Allora, negli ultimi anni ci sono state, questa è un'azienda transumante, significa che spostiamo gli animali in base alle esigenze pascolative da un territorio a un altro, come si faceva una volta. Questo è molto faticoso, rischioso, e ci vuole veramente tanto tempo a fare questo genere di operazioni. Questo chissà potrebbe essere l'ultimo anno che facciamo questo genere di attività. Siamo stati abituati in un periodo storico in cui dovevamo avere più animali, perché pensavamo che avendo più animali potevamo produrre di più e guadagnare di più. Oggi non vale più questo sistema, o meglio, nel sistema tradizionale non funziona più così, perché, come diceva mio nonno, fai una cosa ma falla bene. Cosa significa? Gli animali funzionano più o meno come noi. Più concentrazione di animali, più problemi. Meno animali, più attenzioni. Legato alla questione più che climatica, una questione umana, di non trovare tante persone disposte a vivere in campagna, questo diventa oggi veramente un problema. Tornando alla questione climatica, quest'annata è stata delittuosa sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo perso praticamente tutto, però come possiamo andare avanti? Riducendo gli animali in questa fase, quindi facendo più attenzione a quelli che sono meno produttivi, e quindi tecnicamente attivandoci in maniera tecnica. Io non credo che dobbiamo io sono convinto che qualcosa succederà, nel senso che ci verranno annate sicuramente migliori. Quest'inizio ci lascia ancora un po' ben sperare. Vedremo cosa succederà. Io mi posso muovere soltanto all'interno della mia fattoria, cercando di razionalizzare i pascoli, utilizzando colture che hanno bisogno sempre meno acqua e che possono darmi la possibilità appunto di far vivere meglio i miei animali. Ovviamente cerchiamo di utilizzare il meno possibile i foraggi secchi che ci serviranno per il periodo invernale. Questo è il modo in cui i prossimi anni io sono fiducioso, perché penso che ancora qui, per esempio, quest'area qui del Calatino non è messa così male come altre aree dell'entroterra, anche se qua c'è stata una buona perdita del 60%, 70% della produzione, e lì è stata del 100% su tutti i fronti. Quindi c'è da sperare di avere le spalle larghe, e questa volta, perché una cosa importantissima è che in agricoltura, io ho studiato economia e commercio, funziona esattamente al contrario, quindi più rischio non significa poi, vincendo la scommessa, guadagnare chissà quale cifra. In agricoltura tradizionale non è così, assolutamente, è proprio l'antitesi dell'economia, di tutto quello che ho studiato. Quindi ci sono sempre grandi rischi, e quindi bisogna ponderarli, avere le spalle larghe per cercare di sopportare le stagioni. Quindi riguardo il cambiamento climatico sono fiducioso. Ancora per qualche anno potremmo continuare a fare questo lavoro. Dobbiamo andare su culture autoctone che hanno bisogno sempre di meno acqua, questo sì. Come ti dicevo, i cambiamenti climatici negli ultimi anni stanno incidendo molto nel settore dell'apicoltura e dell'agricoltura in generale. La riduzione delle piogge
non ha fatto sbocciare certe fioriture per le api e non ha, diciamo, contribuito alla produzione notevole di nettare per alcune piante, come per esempio nel bosco. Il nettare è stato pochissimo, per pochi giorni, non è stato in abbondanza, che è riuscito a far nutrire in sé complessivamente le api per il loro fabbisogno già familiare, e quindi non sono riuscito a dare neanche miele per noi. Cosa sto facendo per interagire e cercare di agire in qualche modo per avere il reddito, visto che sta venendo a mancare per via dei cambiamenti climatici, diversificando le produzioni attraverso sto investendo in vitigni non irrigati, quindi darò e do acqua qua solo una volta al mese, solo nei momenti di grande siccità, manuali, e quindi non con sistemi di pompaggio o sistemi avanzati, quindi per utilizzare meno acqua possibile e puntare sulla qualità. Fare vino non in grande quantità, ma in poche quantità, in poche bottiglie, quindi concentrare la qualità, aumentandone la qualità, ma aumentando allo stesso tempo il reddito, perché una bottiglia di vino comunque che penso di poter produrre da qui, non penso di farlo uscire sotto i 15-20 euro a bottiglia, quindi voglio puntare su una nicchia di mercato, che può essere dei turisti per l'estero, o comunque delle persone che hanno e che credono nella qualità e che possono acquistare un vino di qualità. Quindi mi affaccerò ad una nicchia, a una fascia di mercato particolare, che con poche bottiglie non penso di avere problemi di vendita, così come non ho problemi di vendita nel miele, perché io punto sul miele di qualità e non di mieli scadenti, ma mieli di grande prestigio. Infatti i miei mieli sono stati premiati e vengono apprezzati in tutto il mondo. Oggi ci troviamo di fronte a una crisi climatica, è evidente, sciocco continuare a non parlarne. Intervistate qualsiasi agricoltore, le produzioni negli ultimi anni stanno diventando sempre più difficili e sempre più difficili da prevedere. Negli ultimi 5 anni ho lavorato a un progetto live che si chiamava proprio Desert Adapt, dove abbiamo messo in campo delle agrotecniche, dei ipotesi di adattamento per contrastare i processi di desertificazione. Devo dire che abbiamo ottenuto dei risultati molto interessanti, insieme a dei fallimenti, ma la sperimentazione è questa. Beh, l'olio d'oliva sicuramente è quello a cui non posso fare compromessi, cioè se mi vedete comprare dell'olio Bertolli al supermercato veramente c'è qualcosa che non va. Il perché? Perché lo abbiamo sempre autoprodotto, è una bellissima pratica che sussiste in Sicilia, perché i frantoi ci permettono di spremere piccole quantità di olio, e questa è una ricchezza, cioè è una cosa importante da non sottovalutare, cosa che nel vino per esempio già è più difficile, nella farina pure, mentre l'olio ancora abbiamo questo potere perché ci crediamo tantissimo agli oliveti. E poi un albero che in agricoltura, anche tra gli agricoltori più intensivi, in Sicilia è molto rispettato, cosa che i nostri colleghi pugliesi non possono dire, dove appunto è molto intensivo. In Sicilia ancora io noto come nel territorio c'è un rispetto sacro per l'ulivo, quindi secondo me abbiamo tanto da imparare dall'ulivo. La ricetta. La ricetta. Beh, sicuramente su un piatto di lenticchie lo metti sul piatto e lo devi finire con un bel giro lungo di olio. E qualcuno ti deve dire: ma non è che va a finire che pisci olio, no? Perché si sa che la moderazione nell'olio non è necessaria. Ecco. Sicuramente l'alimento vitale per il territorio in linea di massima è il grano.
Dal grano sappiamo benissimo, possiamo fare sottoprodotti a partire dalle semole, quindi pasta, pane e quant'altro, però come alimento principale mi baserò sul grano tal quale, di conseguenza direi la cuccia. La cuccia è un piatto tipico della tradizione siciliana, fortemente sentito qua in zona nel Calatino. Non è altro che grano semidecorticato, bollito, è utilizzato per fare appunto ricette. Si può utilizzare sia sotto forma di piatto dolce che sotto forma di piatto salato. Qua in zona appunto nel Calatino si utilizza come pietanza salata. La cosa divertente di questo piatto è che si può cucinare, si può di conseguenza mangiare sotto varie forme, dall'insalata fresca estiva alla zuppa invernale molto più calda. Quindi sicuramente come pietanza direi la cuccia, il grano. Come ricetta, visto il periodo, quindi il caldo estivo, direi una bella insalata di verdure fresche di stagione accompagnata appunto di base con la nostra cuccia, chiaramente di grano autoctono, da Margherito. Come alimento datemi un paniere di opzioni, perché ci può essere il pane, l'olio, che per me sono elementi base di una tavola, no? La prima cosa che si esce cos'è? Pane e olio, anche per levare un po' di fame e far mangiare meno i commensali il resto, no? No? Poi lo tosti, lo rendi più aristocratico, no? Il pane, ma in realtà sempre pane è. La bruschetta di origano, vai. In realtà sempre pane è. Allora, come agricoltore ovviamente c'è il frumento, più che utilizzerei come ingrediente il frumento, che poi è la base, no? Il frumento in siciliano si dice anche ulavuri. Lavuri inteso come lavoro, perché ulavuri perché esprime la quantità di sacrificio che ci vuole per ottenerlo, che non è solo sacrificio fisico, ma è anche preghiera mentale, perché il grano non si irriga, non si mette l'acqua nel grano. Quindi mio nonno chiamava ulavuri, che è un bellissimo nome, no? Un bellissimo sinonimo. Quindi secondo me il grano, la farina e quindi il pane. Oggi abbiamo mangiato per esempio un pane che viene dalla Serra del Contrasto, sotto Bronte, Maniace, dove ci sono delle signore che fanno H24 pane, questo bel pane così, ed è molto buono. Pane e territorio. A me il pane, questo forse è meglio non dirlo, il pane modicano non mi piace, quello fatto scaniato. Sì, No. cioè, il pastatura. Il pastatura non mi fa impazzire perché non sono abituato, perché mia nonna, che faceva il pane nella panetteria, ogni 2 settimane faceva sempre un pane nella panetteria. Ho questo ricordo del primo pane con gli ultimi pezzi, con le ultime parti, poi faceva un pane modicano e avevo questo ricordo di questo pane così duro, no, fitto, che non alveolatura zero. Alveolatura zero, perché non i resti proprio quello che gli rimaneva, scaniato Certo, non riusciva a impastare. ma era impossibile da impastare. Quindi pane e olio, sicuramente. Una delle mie grandi passioni, quello che mi fa rimanere qui nella mia terra, è il cibo. Noi di natura, noi siciliani, siamo molto ospitali, ci piace consumare il nostro cibo, e poi il nostro cibo è buono, è famoso in tutto il mondo. Io, sia ai miei amici che alle persone che mi vengono a trovare per dormire, stare qui a mangiare, cerco di farci provare i miei prodotti che coltivo con le mie mani, i pomodori, i peperoni, le melenzane, le mie pesche, le mie piante aromatiche, oltre al mio miele nelle colazioni, le mie marmellate fatte con le mie pesche, con le arance. Ma uno dei cibi che non riesco, diciamo, a farne a meno è la salsa di pomodoro, questa qua. Questa salsa di pomodoro la faccio partendo dai pomodori, quindi guardo i pomodori come si coltivano, ma guardo i pomodori con i miei occhi, li cuocio, li lavoro e li conservo con il metodo tradizionale di passata di pomodoro, solo con pomodoro e sale. Io senza di questo non riesco a vivere, perché qua so che qua dentro c'è il pomodoro che io ho coltivato con le mie mani, ma soprattutto che l'ho visto, o so
dove l'ho comprato, se ad esempio io non ho pomodoro, dal mio vicino, se io un anno non ho potuto ad esempio coltivarlo, ma sono certo di ciò che c'è qua dentro e ciò che posso dare a mio figlio e ai miei amici, che ci possiamo fare un piatto di pasta veloce, tranquillamente stasera tutti, noi siamo 10, 15, prendiamo 1,5 kg di pasta, un po' di pomodoro e ci mangiamo, non restiamo morti di fame. Quindi io qui sono pronto a eventuali guerre mondiali, che per 1 o 2 mesi posso stare tranquillamente a vivere con i miei prodotti o scambiarli con i miei vicini con grano o farina, perché mi riesco a fare anche il pane e la pasta. Difficile scegliere un alimento. Così, facendo una scelta di fame in questo momento, in inverno sicuramente il broccolo siciliano e in primavera l'asparago secco. In entrambi i casi un primo, pasta con i broccoli, un po' di uva passa, dei pinoli tostati, un po' di pan grattato, e pasta con gli asparagi, un po' d'aglio e zafferano in infusione. Pasta buona, non serve altro. Al massimo un po' di ragusano grattugiato in quella